Poi che la carità del natio loco mi strinse, raunai le fronde sparte e rendele a colui che era già fioco. Indi venimmo al fine ove si parte, lo secondo giron dal terzo e dove si vede di giustizia orribilarte. Dato che la carità verso, l'avere caro, il mio luogo natio, Fiorenza, mi strinse, avvolse, radunai le fronde sparse, separate, e le resi a colui, al cespuglio, che era già fioco, debole. Quindi, dopo ciò, venimmo, io e Virgilio, al confine dove si separa il secondo girone del settimo cerchio dal terzo girone, e dove si vede l'orribile, punitiva arte, opera della giustizia. Il canto precedente si avviava verso la conclusione quando, ed elli, il cespuglio, a noi, me e Virgilio, o anime che giunte siete a veder lo strazio disonesto, c'ha le mie fronde sì da me disgiunte, qui fronde sparte, raccoglietele al piede del tristo cesto, il cespuglio, i fui della città che nel Batista, Fiorenza. Ed ecco che al trovare qualcuno di Fiorenza, il mio natio loco, la carità mi strinse. Il mio avere caro, carità, da carus, caro, la città dove si è nati, supera la barriera delle condizioni e del tempo, come riporterò in 2,6, quando il mantovano Virgilio incontrerà il mantovano Sordello, nato anche lui lì, ma più di un millennio dopo. E io scrivo: O mantovano, io son Sordello, della tua terra. E l'un l'altro abbracciava. Ai serva Italia di dolore ostello, come nel canto precedente, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello, meretrice nel canto precedente, quell'anima gentil fu così presta, sol per lo dolce suon della sua terra, di fare al cittadin suo quivi festa. Citazione dall'Eneida, che posso permettermi di riportare in latino data la somiglianza, 9.294. Animum patrie strinxit pietatis, qui carità, non pietà, imago. E ti ricordo 1.5, come amor lo strinse. C'è anche da dire che tale sentimento non lo provo per altri che vissero a Fiorenza, come Ciacco in 1.6, che sì che non par, verbo che troveremo spesso in questo canto, chi ti vedessi mai, né per l'Argenti in 1.8, chi ti conosco. E anche in questo caso specifico che è la carità per Fiorenza, non per il dannato, a spingermi a fare un gesto di carità nei suoi confronti. Riguardo alla carità ti riporto un passo molto attinente tratto dalla prima lettera ai Corinzi 13 da 2 a 6. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, come fecero i giganti a Flegra che verrà citata in questo canto, ma non avessi la carità non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze, avere, e dessi il mio corpo, essere, per essere bruciato, non avessi la carità, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. La carità mi strinse, quindi un avvolgere con forza dopo che nel canto precedente era presente un tanta pietà m'accora, non riuscendo a parlare con chi avevo scoperto fosse stato il pruno quando era un uomo sulla terra. La parola carità e derivati compare qui per la prima volta nella mia opera in 1.14 e ricomparirà per la seconda volta, pronunciata da Sapia, non da me, addirittura in 2.13. Pace volli con Dio in sullo stremo, in questo canto la situazione è diversa, ma parleremo spesso di confini, della mia vita, e ancor non sarebbe lo mio dover per penitenza scemo se ciò non fosse ca memoria m'ebbe, nel canto precedente conforti la mia memoria che giace ancor del corpo che invidia le diede. Pier Piettinaio in sue sante orazioni, a cui di me per caritate increbbe. Insomma, inizio di
questo canto ti riporto che effettivamente ho esaudito la richiesta del cespuglio di radunare i suoi rametti spezzati ai suoi piedi. Glieli ho resi. Fioco compare qui per la quarta volta dall'inizio dell'opera, sempre con significato di debole. 1-1, chi per lungo silenzio parea fioco. 3, voci alte fioche. Lo fiocolume di 4, di 1-4. Il cespuglio, che ricordo non vede né ha espressioni, era già fioco in quanto letteralmente stava smettendo di sanguinare e perciò stava smettendo anche le parole che uscivano col sangue. 1.13. Sì, della scheggia rotta usciva insieme parole e sangue. Dopo ciò arrivammo al confine e prima di addentrarci più oltre nel bosco, a inizio del canto precedente, già Virgilio mi aveva anticipato: sappi che sei nel secondo girone. Mi cominciò Virgilio a dire: e sarai mentre che tu verrai, io verrò, nell'orribil sabbione, terzo girone, sempre del settimo cerchio. Già da 1.11 Virgilio mi ha anticipato chi troverò qui. Puossi far forza nella deitade, col cor negando e bestemmiando quella, e spregiando natura e sua bontade. E però lo minor giron, il terzo di 3, suggella del segno suo e soddoma e caorsa, e chi, spregiando Dio, col cor favella. L'ultimo verso, come spesso accade, è lapidario nella sua sinteticità e drammaticità. Si vede di giustizia orribil arte, dove arte sta per opera, lavoro, artigiano deriva da ciò. E ti faccio notare come qui è orribil arte, mentre nel canto precedente orribil sabbione. L'ultima parola della prima coppia di terzine di apertura è quindi arte. Nel canto successivo invece comparirà la parola natura, 2.31, ma non t'appresentom natura o arte, come qui, piacer, quanto le bella membra, inch'io, Beatrice, rinchiusa fui e che son terra sparte, come qui. A ben manifestar le cose nove, dico che arrivammo ad una landa, che dal suo letto ogni pianta rimuove. La dolorosa selva le ghirlanda intorno, come il fosso tristo ad essa. Qui vi fermammo i passi a randa a randa. Per spiegare bene le cose nuove, dico che arrivammo, io e Virgilio, in una landa, deserto, che dal suo letto, terreno, rimuove ogni pianta. La dolorosa selva, appena superata dei violenti contro se stessi, le è, alla landa, ghirlanda, corona di vegetazione, intorno, la circonda esternamente, come anche, a sua volta, il tristo fosso, fossato di 1.12, ad essa circonda la selva esternamente. Proprio qui fermammo i passi al limite, al bordo. Per essere preciso nel riportarti cosa vedo di nuovo nel mio cammino, ti dico che arrivammo in una landa, quindi una sorta di deserto, l'orribil sabbione, di 1.13, e infatti che non c'erano qui piante. Fai sempre attenzione alla costruzione della frase. Il canto precedente iniziava con negazioni e passività, non, ma. Qui invece è la landa che attivamente rimuove ogni pianta dal suo letto, terreno, come si dice anche di un fiume, però in questo caso secco. 9, come sempre, sta per nuove, non viste, affrontate in precedenza. E collega questo inizio di canto, a ben manifestar le cose nove, a quella che sarà la sua fine, se cosa n'apparisce nova. E ti ricordo 1.5, novi tormenti e novi tormentati. La dolorosa selva del canto precedente con fanno dolore al dolor fenestra e soffi con sangue doloroso sermo, chiamata sia bosco che selva, rispetto a questa desolazione gli fa intorno, al confine esterno della sabbia, una ghirlanda. Il non fronda verde, non ramischietti, non pomi veran di inizio canto precedente, a inizio canto successivo, una volta superata, diventa ghirlanda, che letteralmente sta per una corona intessuta di foglie e fiori per ornamento. Quindi la sabbia è circondata esternamente dalla selva, come la selva a sua volta era circondata esternamente dal fosso tristo 1.12. Ma ficca gli occhi a valle, verso l'interno, che s'approccia la riviera del sangue in la qual bolle qualche per violenza in altrui noccia.
Stiamo parlando di estremità, confini, e infatti anche randa significa orlo, margine, estremo. Ci stiamo spostando estremità dopo estremità, a randa, come nel canto precedente scrivevo a brano, cioè pezzo dopo pezzo. Insomma, un'estremità orlo dopo l'altra, proprio qui vi fermammo i passi, io che fisicamente cammino insieme all'ombra di Virgilio. Arranda l'ho preso dal volgare della zona meridionale degli Appennini, dove si dice rend lubosk, vicino, attaccato al bosco. Lo spazio era un'arena arida e spessa, non d'altra foggia fatta che colei, che fu da piè di Caton già soppressa. O vendetta di Dio, quanto tu dei esser temuta da ciascun che legge ciò che fu manifesto agli occhi miei. Lo spiazzo terreno era costituito da un'arena, sabbia, arida e spessa, e non fatta di un'altra diversa fattezza, aspetto, rispetto a quella, deserto libico, che fu dai piedi di Catone, uticense, già soppressa, calpestata. O vendetta di Dio, quanto devi essere temuta da ciascuno che legge, lettore di questa mia opera, ciò che fu manifesto, indiscutibilmente evidente, ai miei occhi. Il terreno era formato da una sabbia arida e grossa, come quella calpestata dai piedi di Catone Uticense, quando, come si legge nello nono della Farsalia di Lucano, appunto, così egli infiammò di valore e di amore per le fatiche gli animi in preda alla paura, e si incamminò nel deserto per una via da cui non si può tornare, la Libia, che avrebbe racchiuso il sacro nome del condottiero in una piccola tomba. Si impossessò così del fato dell'intrepido Catone. Catone percorse il deserto libico con i resti di quello che era l'esercito di Pompeo, che si oppose, perdendo, a Cesare. Riferimenti al canto precedente, oltre al fatto che Catone viene espressamente nominato a inizio del canto successivo rispetto a quello dedicato ai violenti contro se stessi, dove lui non si trova, nonostante sia morto suicida. Mentre in 2.1 riporto, libertà va cercando che è sì cara come sa chi per lei vita rifiuta. Deserto libico ripreso anche in 1.24, più non si vanti Libia con sua rena, e anche in 1.25 dove cito espressamente l'autore dell'opera, non succede spesso, e non solo i versi dell'opera che magari rivisito. Taccia Lucano, omai là dove tocca, del misero Sabello e di Nasidio, e attenda a dir quel cor si scocca. Di Cesare ne parlo spesso, anche in 2.26. La gente che non vien con noi offese di ciò perché già Cesar trionfando regina contro sé chiamarsi intese. Però si parton Soddoma gridando. E in questo girone troveremo i Sodomiti, anche loro sotto una pioggia di fuoco, in un luogo privo di vegetazione. Genesi 19, 24 e 25, quando ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco provenienti dal Signore. Distrusse queste città e tutta la valle con tutti gli abitanti delle città e la vegetazione del suolo. Ed Ezechiele 38, 22 e 23, farò giustizia di lui con la peste e con il sangue, farò piovere su di lui e le sue schiere, sopra i popoli numerosi che sono con lui, torrenti di pioggia e grandine, fuoco e zolfo. Io mostrerò la mia potenza e la mia santità e mi rivelerò davanti a genti numerose e sapranno che io sono il Signore. Il dio pagano Giove faceva invece piovere dal cielo fulmini che incendiavano, mitologia pagana da una parte, verità cristiana dalla stessa parte. Io sto scrivendo ciò che ho visto con i miei occhi nel mio viaggio, e tu che stai leggendo ciò che io vidi per davvero, devi temere davvero tanto la vendetta di Dio. A inizio canto si vede di giustizia orribilarte, dato che puoi sapere, grazie a queste terzine, come, allegoricamente, sono ridotte le ombre degli uomini che sulla terra morirono per determinati motivi, per determinati punti. La Bibbia parla in più punti della vendetta di Dio, che corrisponde alla vera giustizia.
Il termine vendetta compare 2 volte in questo canto. La seconda anche è fondamentale. Non né sul dannato che parla potrebbe aver Dio, Giove, vendetta allegra. E per citare una sola ricorrenza della Bibbia, molto vicina al fiume di sangue bollente nel quale erano immersi i violenti contro gli altri, Salmi 58:10, poi citerò anche il salmista che balla la tresca, il giusto si rallegra, qui vendetta allegra, perché ha visto la vendetta. I suoi piedi saranno immersi nel sangue del malvagio. L'ultimo verso, ciò che fu manifesto agli occhi miei, non significa ciò che io vidi, ma ciò che fu definito con evidenza, certo, evidente, indiscutibile ai miei occhi. D'anime nude vidi molte gregge, che piangean tutte assai miseramente, e parea posta lor diversa legge. Supin giacea in terra alcuna gente, alcuna si sedea tutta raccolta, e altra andava continuamente. Io vidi molti greggi, schiere di anime nude che piangevano, soffrivano, tutte molto miseramente, e a loro pareva imposta una legge, principio regolatore, diversa. Alcuna gente, anime, giacevano supina, alcuna altra si sedeva tutta raccolta, rannicchiata, e altra andava, si muoveva continuamente. Specifico ancora una volta come le anime siano nude, quasi tutte. Ci terrò a specificare quando non sono nude, come appunto alcune del canto precedente che risiedevano dentro alberi ma non in un corpo nudo, o l'ombra di tale, insomma. Il ribadire qui dell'essere nudi, scoperti, non protetti, amplifica la percezione del dolore, dato che la pioggia di fuoco li colpisce direttamente, come anche l'arena sotto di loro. Come nel canto precedente, i nudi e graffiati colpivano tutti i rami del bosco fittissimo di vegetazione secca. Tutte le anime qui erano nude e piangevano, cioè soffrivano davvero tanto miseramente, però non tutte subivano la stessa condizione, diversa legge. Come vendetta, anche il termine legge è fondamentale nella Bibbia. Per citare una ricorrenza, Romani 2,12, tutti quelli che hanno peccato senza legge moriranno pure senza legge, ma tutti quelli che hanno peccato sotto la legge saranno giudicati in base alla legge. Il precedente legge, dal verbo leggere, rima qui con gregge e poi di nuovo con legge nel senso divino, giuridico. Gregge sta per gruppo di animali e rimanda in prima battuta alla pecora e al suo gregge col suo pastore, metafora più volte usata nella Bibbia e nella mia opera, anche in 3:10, senza disprezzo, dove Tommaso si presenterà come uno degli agnelli della Santa Greggia di San Domenico. Qui la situazione è aggravata perché parlo di gregge, quindi animali da pascolo, che stanno in un deserto, senza vegetazione. Come spesso accade, faccio una voluta apparente confusione. Arriva qui la prima di molte ricorrenze del verbo parere in questo canto, tra i termini che indicano un umano vivo, una persona, e i termini che indicano un umano morto, vanità, tra il di qua e il di là, e questa coppia di terzine che inizia con d'anime continua con gente. A tal proposito devo citare 1,6: noi passavam su per l'ombre che Adona, e anche alla pioggia mi fiacco, la greve pioggia, e ponevam le piante lor vanità che par persona. Quest'ultimo verso è utile a spiegare anche questo canto. Vi è un'apparente confusione anche tra singolare e plurale. Piangean tutte, parea, giacea, sedea, andava. Ognuno degli ultimi 3 versi specifica una diversa legge che le ombre, separate in molte gregge, qui subiscono. 1. Supin, cioè orizzontale a pancia in su. 2. Sedea raccolta, cioè seduto in posizione raccolta, racchiusa. 3. Andava continuamente, cioè verticale in continuo movimento. 3 diverse condizioni che già mi sono state anticipate da Virgilio sempre in 1:11. 1. Col cor negando e bestemmiando quella, supin. 2. Espregiando natura,
andava continuamente, e 3, sua bontade sedea raccolta. Quella che giva intorno era più molta, e quella men che giacea al tormento, ma più al duol avea la lingua sciolta. Sovra tutto il sabbion, d'un cader lento, piovean di foco dilatate falde, come di neve in Alpe senza vento. Quella gente che andava intorno era molta di più numerosa, e quella gente che giaceva a terra distesa al tormento era di meno. Ma quella gente che giaceva al suolo, che erano di meno, aveva di più la lingua sciolta, urlava di più. Soprattutto il sabbione, di un cadere lento, piovevano dilatate, grandi, falde, fiocchi, pezzi di fuoco, come fiocchi di neve che cadono in una montagna senza vento. La gente che andava intorno, prima andava continuamente, ora giva intorno, siamo sempre in un girone di un cerchio, era parecchia di più rispetto a quella che giaceva, quindi distesa, ferma al tormento, ma in compenso quelli distesi avevano di più la lingua sciolta. Insomma, erano tanti di meno, ma facevano tanto più rumore con la bocca. Specialmente a Fiorenza, per non allontanarmi troppo dalla fine del canto precedente, dall'inizio di questo e da chi incontrerò nel prossimo, ce ne sono davvero tanti di sodomiti, tanto che la parola germanica Florenzer, fiorentino, significa sodomita. Ripeto, i popoli del nord chiamano noi fiorentini gli uomini che sono sessualmente attratti da altri uomini, per andare ancora più nello specifico, quelli che ricevono la penetrazione. Quindi la colpa, e di conseguenza la pena, di chi giva intorno è minore rispetto a chi sta supino. I primi soffrono di meno, come quando in 1.12 alcuni erano sommersi fino alle caviglie e altri fino al ciglio. Un altro collegamento al fatto di avere più la lingua sciolta sta nel fatto che tutte e tre le categorie fanno forza nella deitade, ma quelli che parlano di più sono chi col cor negando e bestemmiando quella. I più chiacchieroni rimangono i bestemmiatori. Ti ricordo che tutti quelli che stanno per superare l'Acheronte, ognuno a suo modo, fu violento contro Dio e continua a esserlo. Bestemmiavano Dio, 1.3. Dei peccator carnali in 1.5 scrivo bestemmiavan quivi la virtù divina. Il bestemmiare compare esplicitamente in questo canto per la terza volta e comparirà altre 2 volte. 1.32. Lo duca stette e io dissi a colui che bestemmiava duramente ancora: qual sei tu che così rampogni altrui? Qui, qual io fui vivo, tal son morto. 2.33, quindi proprio in cima al purgatorio: qualunque ruba quella o quella schianta, con bestemmia di fatto offende a Dio, che solo all'uso suo la creò santa. Qui lingua sciolta. Anche Virgilio nell'Eneida parla della bestemmia. Flegias grida a tutta voce attraverso le ombre: il mio esempio vi insegna a essere giusti, a non disprezzare gli dei. E di un bestemmiatore in particolare, che qui non incontrerò. Entrò per primo in guerra il tirreno Mesenzio, bestemmiatore dei Numi, con una schiera armata, e tutto il Lazio, qui Roma, correva alla guerra nel fremito d'una feroce gioventù. Sono i primi a raccogliere ovunque aiuti, spopolando i campi di contadini. 3 capitani, Messapo, Ufente e il sacrilego bestemmiatore Mesenzio. Un'apertura descrittiva che ricorda 1.7, hai giustizia di Dio, qui invece è appositamente usato il termine vendetta, in seguito allegra. Tante chi stipa, 9 travaglie e pene quant'io viddi, che rima con riddi, il ballo della ridda, similmente a quanto accade anche qui col ballo della tresca. Dato che piove fuoco e la sabbia è incandescente, chi sta disteso soffre il doppio, tra poco doppiar lo dolore. Chi sta rannicchiato a sedere soffre un po' meno, chi si muove soffre ancora meno, seppur sempre tantissimo in modo insopportabile. Si ha in queste 3 situazioni un decrescendo di dolore, in quanto sempre una minore superficie del corpo è bersaglio contemporaneamente sia del suolo che della pioggia infuocata. Chi si sposta in posizione verticale, alzando un piede alla volta, soffre di meno rispetto a chi sta disteso, quindi orizzontalmente, sulla sabbia ardente.
Ci troviamo sempre tra i violenti, ma non più tra i violenti contro gli altri o contro se stessi, ma tra i violenti contro Dio, colpa più grave delle due precedenti, che si trova più vicino a Dite e di conseguenza più lontana da Dio. E questa violenza è rappresentata col bruciare sopra e sotto, giustizia, vendetta. Giacevano al tormento in quanto, scrivo nella seconda terzina, piovevano fiocchi di fuoco, come quando in montagna, Alpe, nevica senza vento. Quel cader lento di latate falde e senza vento aggravano e rallentano la situazione e la descrizione, oltre al fatto che, non essendoci vento, i fiocchi non si rompono e quindi arrivano più grandi al suolo, dilatate falde. Alpe, come in precedenza alpestro di 1,12, sta genericamente per montagna, più che nello specifico la catena montuosa delle Alpi. Adesso ti leggo le prime 2 quartine di un sonetto del disdegnoso, citando 1,10, Guido Cavalcanti. Beltà di donna di piangente core e cavalieri armati che sian genti, cantar d'augelli e ragionar d'amore, adorni legni in mar forte correnti, aire sereno quando appar l'albore, e bianca neve scender senza venti, rivera d'acqua e prato d'ogni fiore, oro, argento, azzurro in ornamenti. Quali Alessandro in quelle parti calde d'India vide sopra il suo stuolo fiamme cadere infino a terra salde, perché i provide a scalpitar lo suolo, con le sue schiere a ciò che lo vapore mei si stingueva mentre che era solo. Come le fiamme che Alessandro Magno, in quelle parti calde, tropici, dell'India, vide cadere compatte a terra sopra il suo stuolo esercito, e perciò provvide a scalpitare, battere energicamente il terreno coi piedi, il suolo, diventato infuocato, con le sue schiere, affinché il vapore meglio si potesse estinguere mentre che era isolato, non ancora in un unico incendio. Vedendo Alessandro questa pioggia di fuoco cadere a terra, fece calpestare il suolo al suo esercito affinché il vapore si estinguesse prima che diventasse un enorme unico solo incendio. Immaginati il grande esercito di Alessandro che tutto insieme calpesta il terreno. Lo scalpitare è tipico dei cavalli quando battono il terreno con gli zoccoli per irrequietezza. Una similitudine che inizia con questa coppia di terzine di un evento accaduto sulla Terra per spiegare meglio ciò che accade sottoterra in questa similitudine che si conclude con la prossima terzina. La verità biblica è ribadita da un evento storico che conosco dal Demeteuris di Alberto Magno 148, dove si cita una lettera ritenuta di Alessandro Magno ad Aristotele, come Alessandro testimoniò la pioggia di fuoco che vide, così sto facendo anche io. Come neve, nubi infocate riversavano fuochi dall'aria, i quali egli stesso con i soldati corse a calpestare. Tale scendeva l'eternale ardore, onde l'arena s'accendea com'esca sotto fucile, a doppiar lo dolore. Senza riposo mai era la tresca delle misere mani, or quindi or quinci, e scotendo da sé l'arsura fresca. Allo stesso modo scendeva l'ardore eterno, perciò l'arena, sabbia, si accendeva, infocava come l'esca, materiale infiammabile, sotto fucile, battere dell'acciarino sulla pietra focaia, a raddoppiare, da sopra e da sotto, il dolore subito dalle anime. La tresca, il ballo, era senza mai riposo, pausa, delle misere mani delle anime, ora da qui questa parte, ora da lì quell'altra parte, scuotendo da se stessi l'arsura, la bruciatura fresca, nuova. Così come successe nell'episodio di Alessandro, anche qui pioveva fuoco e quindi anche il terreno diventava incandescente, portando così una doppia sofferenza, ancor più grande per chi stava sdraiato, che si bruciava sia dalla pioggia di fuoco che dal terreno ardente. Un eternamente che ci porteremo fino a 3,15, dove scrivo eternalmente, quello amor, qui ardore, si spoglia, qui nude, quale per lì seren tranquilli e puri, discorre ad or, subito foco.
Questo denso fuoco eterno che scendeva, piovean di foco dilatate falde, ardeva poi l'arena che s'accendea. Con l'eterno scendere del fuoco, la sabbia che stava sotto si accendeva proprio come fa l'esca che si trova sotto al focile. Il materiale facilmente infiammabile posto come esca sotto al meccanismo, il focile, che serve appunto a far scattare una scintilla con l'aiuto della pietra focaia. L'eternità del fuoco che cade produce una reazione senza riposo da parte delle anime che fanno la tresca delle misere mani. Per tresca si intende un vivace movimento delle mani, tipico di un ballo, che si chiama proprio così, e non è la prima volta che l'eternità delle azioni dei dannati viene associata a balli e coreografie. 1.7, così convien che qui la gente ridi. La tresca è citata anche in 2.10, parlando di un altro re, Cristiano, e subito dopo si parla della vittoria di Traiano imperatore. Lì precedeva al benedetto vaso, trescando alzato, l'umile salmista David re, e più e men che il re era in quel caso. Prima d'anime nude vidi molte gregge che piangean tutte assai miseramente, e adesso delle misere mani, una miseria di tali anime che viene ripetuta per la seconda volta a una ventina di versi di distanza. Insomma, le anime muovevano le loro mani vivacemente per cercare di togliersi le bruciature che gli si appoggiavano addosso. Ti ricordo che in teoria sarebbe tutto incorporeo, dato che sono ombre, senza corpo, ma anche questa descrizione non rende certo questa idea tra dannati, luogo e pena, c'è una forte materialità. Ti ricordo la pioggia che ho incontrato in 1.6. Io sono al terzo cerchio della piova, eterna, maladetta, fredda e greve, regola e qualità mai non l'è nova, grandine grossa, acqua tinta e neve. E poi continua, de l'un de lati fanno all'altro schermo, qui or quindi or quinci. Volgonsi spesso i miseri profani, quando ci scorse Cerbero, il gran vermo. Anche qui incontrerò un gran, che, come nel caso di Cerbero, l'aggettivo non può riferirsi alla grandezza morale, ma solo alla statura. Come grande era anche il centauro stupratore Nesso e lo saranno anche i giganti, mentre il più grande dell'inferno sarà Dite. Arsura fresca, ossimoro, in quanto significa la bruciatura fresca, ma se brucia non è fresca. Fresca in quanto nuova, appena arrivata, d'altronde sta nevicando, fuoco.